Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire e come al solito faremo anche delle misurazioni elettroacustiche su questa coppia di amplificatori mono in classe D AIMA A20 mono. Prima di iniziare con l'unboxing ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e se ti possono interessare queste recensioni molto approfondite e con misurazioni elettroacustiche di apparecchi audio come amplificatori, DAC, cuffie e molto altro. Per te l'iscrizione è un semplice click ma è un grande supporto per il canale. Ci tengo a precisare inoltre che il prodotto mi è stato inviato direttamente dall'azienda AIMA per testarlo e farne una recensione, ma io posso parlare liberamente di questo prodotto e quindi il mio giudizio sarà totalmente imparziale e onesto. Andiamo ad aprire la scatola, che è una generica scatola di cartone, dentro la quale troviamo le due scatole degli amplificatori. Le scatole degli ultimi prodotti AIMA sono molto curate, presentano infatti il disegno dell'apparecchio sulla scatola con una bellissima stampa a colori. Una volta aperta la scatola, all'interno troviamo il manuale di istruzioni, scritto in lingua inglese e in lingua cinese, il tagliandino della garanzia, un cavo di alimentazione bipolare, l'alimentatore che è da 48 volt 5 A e infine, protetto da una busta di plastica, troviamo l'amplificatore vero e proprio. È realizzato totalmente in alluminio, di colore nero, la finitura è molto buona. È molto particolare la presenza di un piccolo V-meter meccanico sul frontale. L'amplificatore è molto compatto, lo possiamo tenere tranquillamente nel palmo di una mano. Il pannello frontale presenta un unico pulsante che permette di accendere gli amplificatori. Notiamo che i V-meter sono retroilluminati con una luce gialla, abbastanza calda, e notiamo che si sono accesi il LED Power e il LED RCA, che sta appunto ad indicare che è attivo l'ingresso sbilanciato RCA. Premendo nuovamente il tasto di accensione possiamo andare a selezionare l'ingresso XLR bilanciato. Tenendo premuto il pulsante andiamo invece a spegnere gli amplificatori. Analizzando il pannello delle connessioni posteriori troviamo un ingresso XLR bilanciato che permette anche l'utilizzo di un jack bilanciato, un interruttore a levetta che permette di selezionare il guadagno per l'ingresso RCA da 19 dB a 25 dB, un altro interruttore a levetta che permette di attivare un filtro passa alto per i diffusori a 80 Hz oppure di disattivarlo. Questo potrebbe essere utile nel caso volessimo configurare un impianto 2.1, in questo caso possiamo andare a tagliare le basse frequenze per i satelliti. Poi abbiamo un ingresso monofonico ovviamente RCA sbilanciato, un'uscita subwoofer anch'essa su connettore RCA, un ingresso per connettore mini jack per un trigger 12 volt che permette di accendere l'amplificatore da un dispositivo esterno, l'ingresso per l'alimentatore che accetta tensioni da 32 volt a 48 volt e infine i binding post per collegare l'altoparlante che sono di buona qualità e di generose dimensioni, permettono quindi il collegamento di cavo spellato, forcella e banane. Ovviamente tutti i collegamenti sono identici tra un amplificatore e l'altro. Vediamo ora le specifiche tecniche che dichiara AIMA per questo AIMA A20 mono. Abbiamo il chipset, cioè tutti i chip che sono utilizzati all'interno dell'amplificatore, almeno i più importanti, che sono il TPA3255, che è il chip di amplificazione vero e proprio, chip ormai famosissimo, abbiamo testato moltissimi amplificatori con questo chip di amplificazione. Abbiamo l'OPA 1612 che è un amplificatore operazionale e anche l'LME 49720 che è un amplificatore operazionale che viene utilizzato sulla parte di segnale. La massima uscita in potenza con una distorsione del 10%, quindi abbastanza alta, abbiamo 300 watt su 4 ohm e 170 watt su 8 ohm. Invece uscita in potenza con una distorsione dell'1%, quindi un valore più attendibile, abbiamo 200 watt su 4 ohm e 100 watt su 8 ohm. Verificheremo poi questi valori quando andremo a misurare la potenza effettivamente erogata dall'amplificatore nella fase di test. Per quanto riguarda gli input abbiamo XLR, RCA e TRS, rapporto segnale-rumore maggiore o uguale di 118 dB, THD più N, quindi distorsione 0.002%, verificheremo poi anche questa parte. Risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz, più o meno 0.4 dB, e peak impedance, quindi impedenza dei diffusori che possiamo collegarci, da 2 a 8 ohm. Poi abbiamo l'uscita subwoofer che va da 20 Hz a 200 Hz, quindi è già tagliata, il gain dell'RCA che può essere di 19 dB o 25 dB, la sensibilità d'ingresso 2 V per gli RCA e 4 V per l'XLR, il range di voltaggio che accetta in ingresso 32 V 48 V, le dimensioni che sono 80 mm di larghezza, 140 mm di profondità e 90 mm di altezza. Il peso netto del prodotto è 950 grammi, quindi quasi 1 kg.
Sul sito di AIMA si trova una bellissima immagine che fa vedere tutto l'interno del circuito di questo amplificatore. Possiamo vedere che è sviluppato su due board, una principale più in basso e più grande, dove troviamo l'LME 49720 che è l'op amp, che è montato sul zoccolo, quindi si può sostituire con altri op amp. Troviamo degli condensatori della Panasonic proprio vicino alla parte dell'op amp. Troviamo anche delle induttanze, che sono le induttanze di filtro, qua ne troviamo solo due, mentre sugli altri amplificatori solitamente ne troviamo quattro, perché quegli altri sono amplificatori stereofonici, mentre questo è un amplificatore monofonico, quindi ha solo un canale. Vicino ad esse troviamo anche dei condensatori della Rubicon, che sono dei condensatori su ramo di alimentazione, quindi vanno a filtrare l'alimentazione e fungono anche da riserva di energia istantanea per il chip di amplificazione che è montato proprio tra i due condensatori. Sotto al chip di amplificazione in questa immagine non si vede, ma c'è poi un blocchetto di alluminio che va a trasferire il calore su tutto il case dell'amplificatore, quindi tutto il case funge da dissipatore per il chip di amplificazione. Troviamo anche dei condensatori, i classici Vima rossi, che sono sulla parte di filtro di uscita del classe D, e poi troviamo anche sulla parte di gestione degli ingressi, sulla board superiore più piccola, degli altri op amp, in particolare degli OPA 1612, che gestiscono la parte di segnale. In generale il design di queste schede elettroniche mi sembra ben pulito e ben ordinato. Passiamo ora alla parte di misurazione elettroacustica che ho effettuato su questi amplificatori. In particolare partiamo dalla risposta in frequenza al variare del carico applicato. In questo grafico con la curva rossa vediamo la risposta in frequenza su un carico da 8 ohm, con la curva blu la risposta su un carico da 4 ohm e con la curva gialla la risposta su un carico da 2 ohm. Notiamo che l'amplificatore è perfettamente lineare fino a 10 Hz su tutti i carichi, abbiamo una leggera differenza alle altissime frequenze, come è normale aspettarsi. Questa differenza è introdotta dal filtro di uscita comune a tutti i classe D. In questo amplificatore abbiamo l'implementazione post-filter feedback che va a ridurre questa dipendenza dal carico alle altissime frequenze. Infatti notiamo che a 20 kHz, estremo di banda superiore udibile per l'essere umano, abbiamo solo 1 decibel di enfasi per il carico da 8 ohm, 0,5 decibel di enfasi per il carico da 4 ohm e meno 1 decibel per quanto riguarda il carico da 2 ohm. Il picco della risposta che avviene a 8 ohm arriva a circa 50 kHz, quindi ben al di sopra della soglia udibile dell'orecchio umano e ha un'enfasi di solo 3,4 decibel. Sono passato poi alla misurazione di distorsione armonica di questi amplificatori. Se non sai cos'è la distorsione armonica e se non sai leggere questo grafico, ti consiglio di andare a vedere il video che ho realizzato un po' di tempo fa sul canale che si chiama La distorsione degli amplificatori, dove troverai una brevissima spiegazione su cos'è la distorsione e come interpretare questi grafici. Puoi cercare il video sul mio canale oppure puoi cliccare sul banner che ti comparirà adesso in alto a destra per andare direttamente al video. Come al solito ho applicato all'ingresso dell'amplificatore una sinusoide a 1030 Hz, regolando il volume del mio generatore in modo da ottenere 5 watt in uscita su un carico da 4 ohm. Notiamo che abbiamo un fondo di rumore di 120 decibel rispetto alla fondamentale, sotto il quale non possiamo andare ad evidenziare altra distorsione. Questo rumore non è un rumore dell'amplificatore, ma è introdotto dal mio generatore di funzioni, che purtroppo non è silenziosissimo. In questo caso notiamo una seconda armonica a 106 decibel rispetto alla fondamentale, una terza armonica anch'essa a 106 decibel, una quarta armonica a 112 decibel, una quinta armonica a 114 decibel, una sesta armonica che scompare sotto il fondo di rumore, una settima armonica a 109 decibel e un'ottava e nona armonica a circa 111 decibel. Una volta svolti i calcoli otteniamo una THD dello 0,00210%, che si traduce in una sina di 93,6 decibel, perfettamente in linea con quanto dichiarato nelle specifiche tecniche. Questo grafico è stato ottenuto utilizzando l'ingresso sbilanciato RCA, ho ripetuto poi la medesima misurazione utilizzando l'ingresso bilanciato XLR. In questo caso la distorsione diminuisce ancora. Abbiamo infatti un fondo di rumore di 115 decibel introdotto dal mio generatore sotto il quale non possiamo andare ad evidenziare altra distorsione. La seconda armonica non compare dal fondo di rumore, abbiamo una terza armonica a 109 decibel, una quarta armonica a 109 decibel, la quinta armonica scompare sotto il fondo di rumore e una settima armonica anch'essa a 109 decibel. Una volta svolti i calcoli otteniamo una THD dello 0,00177%, che equivale ad una sina di 95 decibel. In entrambi i casi, sia ingresso RCA che XLR, abbiamo un ottimo valore di distorsione.
Andando ad inserire questi amplificatori nella classifica della distorsione di tutti gli amplificatori che ho testato sul canale, questi AIMA A20 mono si posizionano al quarto posto, dietro alla AIMA A70 e prima della AIMA A80. Cosa interessante è che si posizionano prima dei Fosi V3 mono, che come vedremo poi saranno i loro principali concorrenti. Sono andato poi ad effettuare anche il test dei multitoni, quindi al posto che una sola sinusoide all'ingresso dell'amplificatore vengono applicate molte sinusoidi, quindi viene valutato il comportamento di distorsione di rumore in una situazione molto più complicata e gravosa per l'amplificatore. In blu notiamo il grafico ottenuto con ingresso XLR, mentre in rosso il grafico ottenuto con ingresso RCA. Come possiamo vedere, la distorsione è molto bassa e soprattutto è abbastanza costante su tutto lo spettro, dominata principalmente dal rumore, tranne per quanto riguarda le altissime frequenze dove la distorsione si fa un po' più sentire, specialmente con l'ingresso XLR, ma stiamo parlando comunque di valori molto bassi. Ho valutato anche il comportamento di distorsione degli amplificatori in funzione della potenza. In questo modo possiamo anche andare a definire la potenza effettivamente erogata da questi amplificatori. Ponendo infatti come limite di distorsione l'1%, otteniamo 112 watt su un carico da 8 ohm, 211 watt su un carico da 4 ohm e ben 361 watt su un carico da 2 ohm, utilizzando l'alimentatore dato in dotazione da 48 volt e 5 A. I valori ottenuti sono leggermente superiori a quanto dichiarato. Ottimo anche l'andamento della distorsione, che rimane veramente molto bassa, attorno allo 0,02%, prima di arrivare alla massima potenza. Sono andato a misurare anche il damping factor o fattore di smorzamento di questi amplificatori. Questo valore indica quanto controllo ha l'amplificatore sui diffusori. Per la IMA A20 mono otteniamo un damping factor di 266, che è un valore veramente molto buono, si posiziona al secondo posto dietro il 3 audio A7 e prima dell'SMSL AO300 Pro. Come ultimo test c'è quello della temperatura di esercizio, test che ho introdotto da poco grazie agli amici di Thermal Master che mi hanno inviato questa fantastica telecamera infrarossi, la Thermal Master P3, che mi permette di effettuare queste riprese. Se volete saperne di più su questa termocamera trovate nella descrizione del video il link al sito Thermal Master e anche il link al prodotto su Amazon. Come possiamo notare da questo video, dopo più di 2 ore di utilizzo degli amplificatori con una temperatura ambiente di circa 30 gradi, quindi veramente una condizione impegnativa, notiamo che la massima temperatura misurata sui case degli amplificatori è di circa 40 gradi, quindi solo 10 gradi in più rispetto alla temperatura ambiente. Direi quindi che non abbiamo alcun tipo di problema per quanto riguarda problemi termici su questo tipo di amplificatori. Passiamo ora alle note d'uso e di ascolto di questi amplificatori AIMA A20 mono. La prima cosa da dire importante è che questi sono amplificatori monofonici, quindi abbiamo per forza bisogno di acquistarne 2 per andare ad amplificare una coppia di diffusori. Questo ha il vantaggio di separare completamente il segnale del canale destro da quello sinistro per quanto riguarda la parte di amplificazione e quindi di avere una separazione totale fra il canale destro e il canale sinistro. Ovviamente gli amplificatori non hanno alcun tipo di regolazione del volume, questo perché vanno collegati a un preamplificatore oppure a un DAC che abbia il controllo del volume e quindi la regolazione del volume va effettuata a monte. Cosa interessante è che hanno un ingresso 12 volt per il trigger, quindi possiamo collegarli e far sì che si accendano direttamente quando accendiamo il DAC o un apparecchio che andremo a collegargli a monte. Hanno anche una funzionalità di auto standby, dopo circa 20 minuti che non ricevono un segnale vanno in standby e infatti il LED diventa di colore rosso e quando poi ricevono un segnale si riattivano subito pronti per riprodurre la musica. Per quanto riguarda il V-meter c'è da dire che è un V-meter prettamente estetico, non va ad indicare effettivamente il valore di potenza in uscita dell'amplificatore o a quanti decibel sta lavorando l'amplificatore. Infatti ho notato che è tarato su 3 scale differenti, quindi va ad adattarsi in base al volume che stiamo ascoltando in modo da mostrare comunque sempre un movimento dell'ago. È una cosa che non mi fa impazzire, però capisco anche che mettere un V-meter così piccolo che renda effettivamente la potenza o comunque a quanti decibel sta lavorando l'amplificatore con amplificatori così potenti da 100 watt su 8 ohm e anche 200 watt su 4 ohm rischia sostanzialmente di muoversi l'ago solo quando arriviamo a potenze veramente alte, quindi durante l'ascolto normale l'ago non si muoverebbe neanche. Quindi posso capire la scelta di AIMA di fare una cosa puramente estetica. Quindi mi raccomando, il V-meter prendetelo con le pinze, sappiate che è una cosa puramente estetica e non indica alcun tipo di dato reale sulla potenza erogata.
Per quanto riguarda il suono è veramente molto buono per il mio. Ho fatto delle prove anche confrontandolo con i Fosi V3 Mono e devo dire che il suono si avvicina molto. A parer mio sono abbastanza simili come suono. Abbiamo un medio-alto veramente ottimo, preciso e definito. Per quanto riguarda le frequenze basse sono abbastanza profonde e anche ben smorzate. E quindi qui nasce il dubbio fra Fosi V3 Mono oppure AIMA A20 Mono. Il prezzo su Amazon al momento in cui sto realizzando il video è il medesimo. C'è da dire che la AIMA A20 Mono offre delle feature in più. Anche solo il fatto di avere il V-meter estetico è un costo per l'azienda abbastanza importante, cosa che invece i Fosi V3 Mono non hanno, e confrontandoli allo stesso prezzo direi che è più conveniente, tenendo considerato tutto, la AIMA A20 Mono, anche se come qualità del suono più o meno fra i due direi che siano abbastanza confrontabili. Vediamo ora la pagella di questo AIMA A20 Mono, che prende un 9 per la potenza, un 9,5 per le misurazioni, un 9,5 per il suono, un 9 per il design, un 7,5 per la versatilità e un 9 per il rapporto qualità-prezzo. Questo prodotto al momento si trova su Amazon al prezzo di 149,99 €, che è lo stesso identico prezzo del Fosi V3 Mono. Quindi per la coppia di amplificatori monofonici dobbiamo mettere in conto circa 300 € di spesa, che è una spesa abbastanza importante, però per il mio pienamente giustificata dalle prestazioni e dalla qualità costruttiva di questi amplificatori. Nella descrizione del video trovi il link diretto per andare a vedere il prezzo attuale di questo amplificatore su Amazon. Ti consiglio di andare a controllare, visto che i prezzi su Amazon cambiano veramente molto rapidamente e possono esserci magari in corso delle promozioni che possono abbassare ulteriormente il prezzo di questi amplificatori. Ti ricordo che il link che trovi nella descrizione è un link affiliato con Amazon, ma non affiliato con il costruttore AIMA, quindi se prima di mettere nel carrello questo prodotto o qualsiasi altro prodotto che ti possa servire su Amazon passi tramite il mio link, quando poi effettuerai l'acquisto per te il prezzo non cambierà neanche di un centesimo, ma Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale che posso utilizzare per migliorare il setup del canale. Ti ringrazio in anticipo se deciderai di sostenere il canale tramite questo modo. Grazie per aver visto il video fino alla fine, ti ricordo di lasciare un like se il video ti è piaciuto e soprattutto di lasciare dei punti hype in modo da permettere a YouTube di consigliare questo video a molte più persone. Ti ricordo che l'iscrizione del canale, il like e i super like per te sono dei semplici click, ma per me sono veramente un ottimo stimolo per continuare con questo progetto. Grazie e al prossimo video.